Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. In questo video vedremo insieme la realizzazione di questo capo, che è una gonnellina ma che con pochi e semplici passaggi può essere trasformato in un top. Lo vedremo più avanti. Intanto ci concentreremo sulla realizzazione del pezzo, diciamo, centrale, quello il piatto forte del progetto, e poi passeremo all'illustrazione dei dettagli. Allora, per questo progetto sono necessarie soltanto delle competenze di base, la conoscenza di punto alto, punto basso e catenella. Se conoscete la realizzazione della piastrella granny di base, bene, altrimenti in calce vi lascio il link con un tutorial specifico che vi insegna come realizzare la più semplice delle piastrelle granny, quindi usando il punto granny. L'unico passaggio che merita un minimo di attenzione è quello dell'unione delle piastrelle tra di loro, soprattutto nel momento in cui andremo a creare la fascia, perché è da lì che inizieremo, dalla fascia. Noi creeremo la fascia centrale di questa gonnellina e poi andremo a lavorare sulla parte superiore e sulla parte inferiore. Sulla parte superiore andremo ad operare delle diminuzioni, sulla parte inferiore andremo ad operare degli aumenti, in modo da creare poi questo bordino un po' frusciante e svolazzante. Allora, possiamo iniziare con la descrizione dei materiali. Allora, io ho scelto 5 colori di questo filato che si chiama Yarn Art Jeans. In questo momento non ricordo, non ho sotto mano le etichette, per cui non ricordo di preciso né la composizione né il metraggio, ma andando a memoria, ed eventualmente poi ve lo metto nella descrizione dei materiali che metto sempre sul video, dovrebbero essere, è un misto cotone composto da un 55% di cotone e un 45% di un'altra fibra che si chiama Pax, se non ricordo male, e la lunghezza è di 160 metri per 50 grammi. Questo è quello che ricordo a memoria. Ovviamente ve lo confermo. Per quanto riguarda la lavorazione, gli uncinetti per la lavorazione mi sembra che siano tra il 3,5 e il 4,5, ma io voglio creare un risultato un po' più denso, quindi utilizzerò un uncinetto del numero 3, che è qua. Come sempre vi serviranno un paio di forbici e una codalana per nascondere le codine una volta che avrete finito il lavoro, ma molte vedrete che verranno nascoste nel corso della lavorazione, e un paio di bottoncini poi per la trasformazione di questo progetto diciamo in un altro capo indossabile, che è un top. Quindi possiamo partire con la visualizzazione dell'unione delle piastrelle. Ecco, ho fatto un po' di posto sul piano di lavoro, intanto, come vi dicevo, vi sono portata avanti per la realizzazione della fascia centrale, che è di, adesso vi dico di quanti centimetri è. Sono 45-54 centimetri, quindi questo va bene per una bambina di 3-4 anni. Ovviamente, modificando la misura di questa fascia andrete a modificare la misura della gonnellina. Come potete fare a modificarla? Aumentando o diminuendo il numero delle piastrelle, aumentando o diminuendo il numero dei giri, aumentando o diminuendo il numero dell'uncinetto con cui andate a lavorare, perché è chiaro che se lavorate con un uncinetto anche di mezzo punto superiore, andrete a creare un paio di centimetri sul complessivo, quindi dipende da quanto vi serve. Un'altra tecnica eventualmente per modificare la taglia è quella di fare un giro di punto basso tutto intorno alle piastrelle, in modo da aumentare proprio il volume, cioè quindi la dimensione della singola piastrella. Le piastrelle, così come sono in questo momento, adesso vi dico, misurano 9 cm, quindi 9 cm ogni piastrella, 9 per 6 54, quindi la circonferenza di questa gonnellina è di 54 cm. Naturalmente misurate la circonferenza dei fianchi della vostra bambina e quella sarà la misura di riferimento che dovete prendere per la creazione di questa fascia. Allora passiamo direttamente all'unione delle piastrelle. La piastrella io l'ho già realizzata con i primi 4 colori. Adesso devo fare l'ultimo giro, che poi mi servirà anche a congiungerla alle piastrelle esistenti. Allora, con l'arancione faccio un cappietto sull'uncinetto e poi vado a lavorare all'interno dell'angolo, di uno degli angoli. Io solitamente comincio sempre dall'angolo che precede la chiusura del giro precedente,
faccio una maglia bassa e 2 catenelle, nascondo la codina mentre lavoro e quindi poi non avrò la necessità di nasconderla successivamente, e faccio una maglia bassa e una maglia bassa. A questo punto prendo la mia fascia, metto le 2 piastrelle che devo unire rovescio contro rovescio e anziché fare i 2 punti che le 2 catenelle che ci sono tra i 2 gruppi di 3 maglie alte dell'angolo, vado a fare un punto basso nell'angolo della piastrella che voglio attaccare, in questo modo qua. Ecco qua. Ritorno sulla piastrella in lavorazione e faccio 1, 2 e 3 maglie alte. Ritorno sulla piastrella che voglio unire e faccio una maglia bassa. Adesso nascondo il braccialetto se no fa rumore. Ritorno sulla piastrella in lavorazione e faccio 3 maglie alte. Ritorno sulla piastrella lavorata e faccio una maglia bassa e così proseguo fino alla fine del giro. Allora lo facciamo insieme perché tanto è veloce. Quindi maglia bassa nella piastrella da unire, 3 maglie alte nella piastrella che ho in lavorazione. Ancora maglia bassa nella piastrella da unire e 3 maglie alte nell'angolo, quindi sono le prime 3 maglie alte dell'angolo. Vado a fare al centro dell'angolo della piastrella da unire una maglia bassa, ritorno sulla piastrella in lavorazione e in questo caso la lavoro separatamente perché non ho necessità di unirla. Quindi in questo modo vado ad allungare la fascia fino ad arrivare ai miei 54 cm che vi dicevo. Vado ancora avanti. Adesso vado veloce perché qua non devo farvi vedere nulla di nuovo. È il granny stitch tradizionale in cui abbiamo 3 maglie alte e una catenella di separazione, 3 maglie alte e una catenella di separazione. Maglia alte, catenella, 3 maglie alte, e a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unirci all'altra parte della fascia. Ok, quindi sempre rovescio contro rovescio, in questo caso dall'altro lato della fascia, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per l'altro lato. Quindi maglia bassa nella piastrella da unire, ritorniamo sulla piastrella in lavorazione, 3 maglie alte. Ritorniamo sulla piastrella da unire, maglia bassa e così via fino alla fine. Va da sé che questo lato andrà lavorato separatamente, quindi ne abbiamo 2 che vengono lavorati insieme alla piastrella da unire e 2 che sono quelli laterali, quindi quelli della fascia che rimane aperta, che lavoreremo separatamente. Ci vediamo alla fine di questo giro. Sono arrivata alla fine del giro e quindi la fascia è completa, perfettamente chiusa, e come vi dicevo misura, allora fatemi vedere bene, misura 27x2, 54 cm. Quindi 54 cm è la circonferenza dei fianchi della mia bambina, quella a cui è destinata. Come ho fatto poi? Ho finito con una maglia, con una catenella, mi sono congiunta con una maglia bassissima all'inizio dell'altro giro, quindi al primo gruppo di 3 maglie alte. Adesso faccio 2 catenelle e una maglia alta all'interno dello stesso punto, in questo modo,
e poi faccio una maglia alta per ogni maglia alta del giro sottostante. Salto la giuntura e vado all'altra maglia alta in questo modo. 2 e 3. Poi faccio una maglia alta dove c'è la catenella e poi ancora 3 maglie alte su ognuna delle maglie alte del giro sottostante, in questo modo. Adesso vi faccio vedere la congiunzione di un altro angolo e poi dopo proseguo autonomamente. Quindi maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante, maglia alta sullo spazio di una catenella, ecco, così adesso possiamo tagliarlo senza problemi. Maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante, maglia alta sulla catenella, poi abbiamo maglie alte sulle 3 maglie alte dell'angolo, vedete qui, vedete? Poi saltiamo la giuntura, questa, e andiamo sulla prima maglia alta dell'altra mattonella, in questo modo. E proseguo così per tutto il giro. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro per dirvi come proseguire. Mentre lavoravo mi sono accorta che i buchi che rimanevano tra le due mattonelle erano troppo grandi, quindi la variante che vi suggerisco è di fare quello che sto facendo io adesso. Guardate, allora vedete che ci sono i 3 punti alti sotto. Io ho fatto il primo e il secondo punto alto. Il terzo punto alto lo inizio ma non lo finisco. Inizio l'altro punto alto nello spazio che c'è tra le catenelle, faccio mezzo punto alto, filo sull'uncinetto e li unisco insieme, quindi 2 punti alti lavorati insieme. E la stessa cosa vado a fare dall'altra parte, adesso così lo vedete meglio. Allora faccio come se dovessi fare un punto alto, entro nello spazio, vedete, non sulle maglie alte, entro nello spazio e faccio mezzo punto alto, entro nella prima maglia alta, faccio mezzo punto alto, rimetto il filo sull'uncinetto, chiudo le 2 maglie alte insieme. In questo modo, come vedete, il numero dei punti non è cambiato, quindi noi abbiamo operato le diminuzioni, però abbiamo anche mantenuto il numero di punti, quindi non abbiamo aumentato il numero di punti. Scusate, ho urtato la telecamera. Allora proseguiamo in questo modo. Fino alla fine del giro. Adesso io non vi faccio vedere oltre, ci vediamo direttamente quando dovrò iniziare a fare questa parte qua, quindi con il punto alto in rilievo alternato al punto alto normale, perché quello che faremo successivamente sarà fare 1, 2 e 3 giri di punto alto normale, punto su punto sulle maglie del giro precedente. Quindi ci vediamo quando inizierò a fare il punto alto in rilievo, come se fosse una maglia a coste. Ci vediamo dopo. Finiti i 3 giri, in realtà io sono andata avanti ancora un po', iniziando a fare il giro che alterna un punto alto normale e un punto alto in rilievo. L'ho fatto perché poi vi voglio fare vedere subito come continua nel giro successivo. Quindi facciamo questo pezzettino per farvi vedere come si lavora sul primo giro che noi facciamo di diciamo punto a coste all'uncinetto, e poi vediamo come proseguire sul secondo giro. Allora, qua abbiamo già fatto una maglia alta normale, anzi faccio adesso una maglia in rilievo, così iniziamo con una maglia normale. Come vi dicevo, si alternano una maglia alta normale fatta
nel modo che conosciamo, e una maglia alta in rilievo. Come la facciamo una maglia alta in rilievo per non farla arricciare? Puntiamo l'uncinetto dietro la maglia alta, la abbracciamo e usciamo sempre sul davanti, filo sull'uncinetto e sfiliamo. Filo sull'uncinetto e sfiliamo un'asola, filo sull'uncinetto e sfiliamo 2 asole, filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto. Adesso faccio un punto alto normale e poi rifacciamo. Quindi entro dal davanti verso il dietro nella maglia successiva e riesco sul davanti, quindi l'abbraccio tenendola sul retro con l'uncinetto. Filo sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, sfilo un'asola, filo sull'uncinetto, sfilo 2 asole, filo sull'uncinetto e chiudo il punto. Questo è un punto alto allungato, significa che noi facciamo, anziché il solito passaggio singolo che adesso vi faccio vedere, quindi il passaggio singolo è filo sull'uncinetto, sfiliamo 2, filo sull'uncinetto, chiudiamo il punto. In questo caso, dopo aver abbracciato da dietro la maglia, filo sull'uncinetto, sfiliamo 1, filo sull'uncinetto, sfiliamo 2, filo sull'uncinetto, chiudiamo il punto. E questo è il punto alto allungato. Proseguiamo alternando una maglia alta semplice a una maglia alta in rilievo, facendola con il punto alto allungato, e poi ci ritroveremo alla fine del giro, se tutto va secondo il programma, ok, con una maglia alta normale. A questo punto cosa facciamo? Qua abbiamo fatto come sempre 2 catenelle e una maglia alta, quindi lasciamo stare le 2 catenelle e ci infiliamo subito sulla maglia alta. La maglia alta la lavoriamo normalmente, quindi entriamo, facciamo una maglia bassissima, 1, 2 e 3 catenelle e poi andiamo a lavorare la maglia successiva. La maglia successiva è una maglia normale. Ecco qua. No, ho sbagliato, scusate. Sono entrata, io vi ho detto di non entrare sulla catenella, ma sono entrata sulla catenella, infatti non mi tornava la situazione. 1, 2 e 3. La maglia alta successiva è una maglia alta in rilievo, quindi la lavoro in rilievo anche questa. La maglia alta successiva è normale e vado a lavorare punto su punto. La maglia alta successiva è in rilievo e la lavoro in rilievo, così come ho fatto nel giro precedente. Quindi su una maglia alta in rilievo lavorerò un'altra maglia alta in rilievo, su una maglia alta normale lavorerò una maglia normale. La maglia in rilievo, ricordiamoci che va lavorata con un punto alto allungato per evitare che si arricci. La maglia alta normale è una maglia alta normale e basta, quindi entrambi i punti poi restano alla stessa altezza e il lavoro non si arriccia. Lo facciamo per questo giro e un altro e poi abbiamo finito la parte superiore. Ci vediamo quando inizierò la parte inferiore. Ho finito la parte superiore, vedete? Quindi adesso la fascia è composta da 1, 2, 3, 4 e 5 giri. Sono 5 giri, sì. E adesso sto lavorando sulla parte inferiore. La parte inferiore io ho iniziato facendo in ogni spazio che c'è tra i 2 gruppi di 3 maglie alte 4 maglie alte, e ovviamente tra i 2 gruppi non ho fatto nessuna separazione. Mi sono portata avanti per farvi vedere cosa faccio in questo giro e contestualmente, diciamo, finire questo e iniziare l'altro. Allora, come vi dicevo, qua io ho della piastrella i 2 gruppi di 3 maglie alte e lo spazio centrale. A questo punto vado a fare 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Rifacciamo 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Allora, a questo punto abbiamo l'angolo, vedete che c'è la congiunzione tra le 2 mattonelle. Io vado a lavorare in questa parte qua, in questo buchino che si è formato tra i 2 angoli, e faccio le mie solite 4 maglie alte. Ok, abbiamo finito il giro, quindi questo giro è fatto tutto di 4 maglie alte in ogni spazio di una catenella del giro sottostante.
Adesso ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, facciamo 2 maglie alte, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta, poi facciamo una maglia alta, una maglia alta e 2 maglie alte, una e 2. Quindi nel primo, nel secondo e nel terzo punto facciamo una sola maglia alta, nel quarto punto facciamo 2 maglie alte. Ancora primo, secondo e terzo punto, una maglia alta per ogni maglia del giro sottostante, nel quarto 2 maglie alte. Questo perché? Perché dobbiamo allargare un pochino la circonferenza per fare la balza. 2, 3, 4 e 5 e così proseguo per tutto il giro. Il prossimo giro dobbiamo ricostituire il punto granny, ma vedremo come. Come vi dicevo, in questo giro dobbiamo ripristinare il granny. E come lo ripristiniamo? Facendo 3 punti nello stesso punto, 3 punti alti nella stessa maglia del giro sottostante, senza catenelle di separazione. E adesso vi faccio vedere, e saltando 2 maglie di base. Io sono arrivata quasi alla fine, così poi vi faccio vedere il giro successivo. Allora, saltiamo 2 maglie di base, nella terza andiamo a fare una, 2 e 3 maglie alte. Saltiamo 2 maglie di base, nella terza una, 2 e 3 maglie alte, 2 maglie di base e nella terza una, 2 e 3, saltiamo ancora 2. Potrebbero non essere precisi i punti, non lo so sinceramente, però potrebbero non essere precisi, ma non ha importanza, finite sempre con l'ultimo gruppo finito. Quindi vediamo un po' adesso. 1, 2 e 3, saltiamo 2 maglie di base, 1, 2, terza, sì, stavolta corrispondono perfettamente. Quando corrispondono è un buon segno. Quindi facciamo l'ultimo gruppo, restano 2 maglie di base, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo, perché adesso dobbiamo cambiare colore e io prenderò questo verde, questo bel verde. Facciamo un bel cappietto, iniziamo qualche punto prima di dove abbiamo finito, sempre per il famoso fatto che io preferisco non fare accavallare i fili, se no viene un lavoro troppo grossolano. Quindi entro in uno spazio che c'è tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, maglia bassa, catenella, catenella, e poi faccio sempre nello stesso punto una e 2 maglie alte. A questo punto però non proseguo come sotto, ma vado a fare la catenella di separazione. 1, 2, 3, catenella di separazione, 1, 2, 3, catenella di separazione, 1, 2, 3, catenella di separazione e così via. Adesso vi faccio vedere quella finita. Vedete, io qua ho fatto 1, 2, 3 e 4 giri di punto granny, alternando i colori che ho usato per le mattonelle. Ovviamente voi potete aumentarli o diminuirli quanto volete.
Se li aumentate tanto, a un certo punto vi consiglio di aumentare anche il numero delle catenelle, cioè non vi conviene fare più una catenella soltanto, se no poi il lavoro scende in tubolare. Invece, se aumentate, che ne so, dopo una decina di giri aumentate di una catenella, il lavoro continua a scendere in maniera un po' trapezoidale e secondo me fa un effetto migliore. Quindi a questo punto io proseguo alternando i vari colori, il tutto sarà finito con un giro di punto basso, così come un giro di punto basso andrà a rifinire la parte superiore. Punto basso semplicissimo, punto su punto, lavoriamo sui punti del giro sottostante. Il progetto è quasi finito a questo punto, però ci rivediamo poi alla fine per farvi vedere quello che vi dicevo, quindi la modificabilità del progetto, facendolo passare da una gonnellina così com'è a un top. Quindi ci vediamo dopo. Come vi dicevo, ho fatto i due bordi superiore e inferiore con il punto basso, ancora devo mettere via alcuni fili. Vedete, ho alternato tutte le righe di diverso colore per quanto riguarda il punto granny sulla parte bassa, poi ho orlato con un colore a scelta, sempre la parte bassa della gonnellina, e poi in alto ho fatto la stessa cosa, ho utilizzato un colore contrastante per bordare la parte superiore. Cosa ho fatto poi? Ho applicato due bottoncini, questi due bottoncini messi in posizione strategica, ovvero praticamente ai lati del quadrato centrale della gonnellina, in modo che poi, mettendo un cordino che passa intorno al collo, di cui non vi darò la misura perché dovete prenderla voi intorno al collo della bambina, io l'ho fatta di, adesso vi dico quanti centimetri è, l'ho fatta di circa 38 centimetri, ma le asole partono a 35 centimetri, quindi tra un'asola e l'altra c'è una distanza di 35 centimetri, ed è fatta semplicemente con 5 maglie alte ripetute per un numero di volte che è pari a 36 giri, quindi ho fatto 2 giri, poi ho fatto la solina, ma adesso vi faccio vedere come si fa, che così è più chiaro anche per chi diciamo non ha grandissima dimestichezza con il lavoro all'uncinetto. Allora, io prendo il mio uncinetto e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle, entro nella quarta e faccio una maglia alta. Poi ancora una maglia alta, poi ancora una maglia alta e poi ancora una maglia alta, per un totale di 5 maglie alte. A questo punto cosa faccio? 1 e 2 catenelle, giro il lavoro, entro nel primissimo punto e faccio una maglia alta, quindi le 2 catenelle non contano come punto, e faccio una maglia alta nella maglia successiva e in quella successiva ancora, in quella successiva ancora e sull'ultima catenella, cioè quindi sulla terza catenella che abbiamo utilizzato poi per fare l'avvio. Entriamo e facciamo quindi un totale di 5 maglie alte. A questo punto, dopo i primi 2 giri, rifacciamo lo stesso avvio, quindi 2 catenelle e maglia alta nel primissimo punto, di non fare incrociare i due fili, ancora maglia alta, poi facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base e nella maglia successiva andiamo a fare una maglia alta e una maglia alta alla fine. In questo modo creiamo l'asola. Per l'esempio che vi ho fatto vedere io ho fatto 2 giri di punto alto, un'asola, e poi ho fatto 30 giri di punto alto, poi ho fatto un'altra asola e ho finito con 2 giri di punto alto per un totale di 36 giri di punto alto. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso prendiamo un filato in colore contrastante e bordiamo il tutto con un giro di punto basso. Iniziamo in un punto dove non c'è il filo, sempre perché vi dico sempre di non sovrapporre i fili quando fate gli inizi, per evitare che si crei troppo spessore. Entro in un punto, faccio una catenella e una maglia bassa e una catenella, dopodiché prendo la codina del filo, la lavoro
con le maglie successive, e qua è facile perché faccio una maglia bassa per ogni maglia alta del giro sottostante. Poi dovremo girare, a questo punto questa codina la abbandoniamo qua, quindi facciamo ancora una maglia alta nell'ultimo punto per consentirci di arrotondare un po' l'angolo, e poi facciamo una maglia bassa dove troviamo spazio e dove ci sembra più, come dire, consono farla per tutta la circonferenza. Vedete? Qua un po' entro, un po' esco, vi crea un effetto un pochino frastagliato. Se volete evitare questo effetto, l'unico consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare lo stesso filato giallo, cioè comunque dello stesso colore che avete utilizzato per fare la striscia. Ma a me piace così, vedete, crea un pochino di alti e bassi, dà anche un effetto un po' artistico, e quindi io uso un colore contrastante. Ma ripeto, se vi piace avere il filato, scusate, se non vi piace vedere questi saliscendi dei punti, il consiglio che vi do è utilizzate il filato dello stesso colore, oppure prendete con più pazienza i punti magari tutti alla stessa altezza. Io preferisco farlo così. Come se fosse anche questo una sorta di decoro. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di cercare di mantenere i punti tutti, diciamo, più o meno equidistanti, in modo da non fare il lavoro né troppo tirato né troppo allargato. Io adesso proseguo e poi ci vediamo alla fine per farvi vedere il pezzo finito. Ed ecco qua, il cordino è finito, quindi quello che si mette intorno al collo è finito, e adesso io l'ho agganciato ai bottoni, e così viene il cordino che passa intorno al collo. No, scusate, non mi viene il nome, viene l'allacciatura per il collo, viene così. Quindi se lo volete indossare come top, questo passa intorno al collo. Se lo volete indossare come gonnellina, basta togliere questo e i bottoni rimangono un mero elemento decorativo, in questo modo. Quindi, allora, il progetto è finito. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta anche la scelta dei colori. Quello che ho cercato di fare è stato scegliere dei colori che fossero veramente estivi, allegri, un po' particolari, perché come vedete ho usato tanto il fluo, ma ci sta, visto che andiamo incontro alla bella stagione. È un progetto, come vedete, semplice, velocissimo da realizzare, e sicuramente può essere un regalo per le vostre bambine, o può essere anche un regalo da fare ad altre persone. Chiaramente, se volete ingrandire la fascia per fare una gonnellina per una bimba più grande, o un top, diciamo, da adulta anche, non vi resta che lavorare sulla dimensione di questa fascia, e poi tutto viene di conseguenza, perché come vedete questi li lavoriamo dopo. Quindi lavoriamo prima la fascia e poi lavoriamo il pezzo superiore e il pezzo inferiore, quindi è modificabile come misura in maniera veramente semplice. Allora, io ho terminato, mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto. Anzi no, vi faccio vedere anche l'altra gonnellina che ho fatto. Vedete, l'altra gonnellina o toppino che ho fatto, in questo caso ho messo dei bottoni gialli che spiccano tantissimo sul viola. Anche qua posso o adattare lo stesso cordino, oppure vabbè, sicuramente ne farò un altro dalla parte sbagliata. E niente, adesso ho finito davvero, quindi vi ringrazio per avermi seguito fin qua, e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e soprattutto lasciate un commento per farmi sapere se questo video vi è piaciuto o meno. Fatemi sapere se avete delle richieste particolari, se è tutto chiaro, se avete bisogno di supporto, e io, per quanto mi è possibile, sicuramente vedrò di venirvi incontro e di darvi le risposte che cercate. Vi ringrazio ancora e vi auguro, come vi dicevo, buon lavoro e buon divertimento. A presto, ciao!